Negli anni trascorsi in Calabria ne ho sperimentate di ricette, le polpette di ricotta al sugo sono tra queste buone e irresistibili. Prepariamole insieme! Quindi iniziamo, mettiamo in una ciotola il pane raffermo, io utilizzo pane di pagnotta e poi aggiungiamo la ricotta, poi aggiungiamo del formaggio grattugiato, aggiungiamo anche del prezzemolo tritato e poi aggiungo le uova, perché le uova terranno insieme anche le polpette. E poi l'aglio, un po' di pepe e poi un po' di sale. Dopo aver messo tutti gli ingredienti in ciotola, possiamo iniziare ad impastare. Iniziamo adesso a fare le polpette. Io prendo circa 45 grammi di impasto per fare una polpetta, ma voi potete farle più piccole o più grandi e non spaventatevi se vedete che l'impasto è molto morbido, queste sono polpette che devono essere precisamente così. Prepariamo quindi il sugo di pomodoro fresco al basilico. Mettiamo in un tegame piuttosto largo e basso l'olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, lo taglio a metà ed elimino l'anima interna e lo lascio rosolare. Dopo aver fatto insaporire molto bene l'olio con il nostro aglio, lo eliminiamo, oppure potete anche lasciarlo dentro e toglierlo dopo, però poi dovete cercarlo nel sugo, e aggiungiamo la passata di pomodoro. Come nelle bottiglie, come vedete anche nella brocca è rimasto un po' di residuo, si mette un goccino di acqua, si sciacqua un pochino e si raccoglie anche il sugo che è rimasto appunto nel contenitore. Vado a prenderla. Ed ecco qua. Il sugo, come vedete, sta già bollendo, quindi possiamo già mettere le polpette. Le mettiamo così belle larghe, mettiamo un pizzico di sale e spezzettiamo anche un po' di foglie di basilico. Ora non bisogna più mescolare, ma solo roteare in questo modo la pentola, in modo da non rompere le polpette che sono molto delicate. Copriamo con il coperchio e le lasciamo cuocere per 25-30 minuti. Magari poco prima di spegnere il fuoco, se vogliamo addensare il sugo, possiamo eliminarlo e continuare la cottura per addensarlo un pochino, però poi vedremo più avanti come comportarci. Pochi minuti prima della fine della cottura invece controllate com'è il sugo, se lo volete magari un pochino più denso togliete il coperchio e lasciatelo andare fino all'addensamento che vi piace. Ed ecco le mie polpette, cotte a puntino. Posso spegnere il fuoco. Un'altra mescolata, il profumo è delizioso, preparate tanto pane per fare la scarpetta e andiamo a impiattare. Il profumino delle polpette di ricotta è arrivato fino alla vostra cucina? Sembra proprio quello della mia infanzia, non resisto, infatti ne ho messa una da parte tutta per me, la devo assaggiare. Una volta finite queste polpette con il sughetto che rimane, d'obbligo fare la scarpetta, io non vedo l'ora.